Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per il progetto che avete visto in anteprima, oggi ho scelto il Chuck della Tessiland in questa bellissima colorazione che è l'azzurro. Sono gomitoli da 100 grammi per 440 metri di lunghezza ed è composto dal 40% top acrilico e il 60% poliammide. L'uncinetto di lavorazione è il 4, detto questo vi lascio al tutorial. Partiamo dalla fascia elastica. Io ho montato 8 catenelle e ho fatto giri di andata e ritorno a maglia bassa in costa retro, quindi raggiunta la mia lunghezza della fascia, quindi la fascia misura 49 cm. Chiusa con una cucitura sempre con l'uncinetto, ho raccolto le maglie qui ed ho raccolto 112 maglie. Inizio a fare il punto perla, quindi vado a fare un punto perla, vado a fare una perla, salto una maglia di base, nella maglia successiva vado a fare un'altra perla, quindi per tutto il giro. Nel secondo giro vado ad inserire le maglie alte, quindi ogni spazietto tra un punto perla e l'altro vado a fare 2 maglie alte e così via per tutto il giro. Nel terzo giro vado a fare di nuovo i punti perla, quindi faccio una perla, salto una maglia di base, nella maglia successiva vado a fare la perla. Nel quarto giro vado ad inserire un aumento, quindi inserisco 28 maglie, quindi vado a fare in uno spazietto vado a fare 2 maglie, nello spazietto successivo ne vado a fare 3, 2, 3 e così via per tutto il giro. Nel quinto giro vado a fare un giro di punti perla, nel sesto giro vado a fare i punti alti, quindi ogni spazietto vado ad inserire 2 maglie alte per tutto il giro. Nel settimo giro vado a ripetere i punti perla. Nell'ottavo giro vado a inserire ancora aumenti, quindi 16 maglie e vado a fare 3 maglie, 2 maglie e così via per tutto il giro. Nel nono giro vado a fare un giro di punti perla. Nel decimo giro vado ad inserire ancora aumenti, quindi 18 maglie. Nell'11° giro vado a fare i punti perla. Nel 12° giro vado ad inserire ancora aumenti, quindi 20 maglie in più, e nel 13° giro vado a fare i punti perla e nel 14° giro, che poi è l'ultimo per me, vado ad inserire ancora aumenti, quindi inserisco altri 22 maglie. Quindi ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 giri di punti perla. Per una taglia S vado a fare 7 righe e vado ad iniziare nella quinta riga. Vedete, qui abbiamo saltato la maglia, giro il mio lavoro così e vado a raccogliere tutte le maglie, vedete, che ho saltato, inserendo 2 maglie alte, 2 2 2 e così via. Se dovete fare una taglia M, fate 8 righe di punti perla e iniziate dalla sesta riga. Per una taglia L fate 9 righe e iniziate dalla settima e così via per le altre taglie. Prendiamo il filo e l'uncinetto e abbiamo 8 catenelle. Fatte le 8 catenelle ne faccio una per girare. Entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare maglia bassa, quindi ripasso tutte le catenelle a maglia bassa. Ripassate le 8 catenelle a maglia bassa, faccio una catenella e volto il mio lavoro. Andiamo a lavorare in costina retro, quindi prendiamo la maglia, la costina retro del punto e andiamo a fare maglia bassa, costina retro, maglia bassa. Quindi lavoriamo tutti i giri che ci servono a maglia bassa in costina retro. Allora, terminati i giri
della fascia. Io nel mio progetto originale la fascia misura 49 cm, qui mi fermo naturalmente perché è un piccolo campione. Arrivati a questo punto andiamo a chiudere la fascia. Quindi entro nella prima maglia e vado a chiudere a maglia bassissima. Allora, terminata la cucitura, giro il mio lavoro così e volto la mia fascia. Allora, adesso dobbiamo andare a raccogliere tutte le maglie di questa fascia. Io nel mio progetto originale, con la fascia 49 cm, ho raccolto 112 maglie basse. Vado, faccio una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare la prima maglia bassa. Quindi raccogliamo tutte le maglie basse. Allora, raccolte tutte le maglie del nostro collo, quindi questo è il collo del nostro maglioncino. A questo punto iniziamo a fare il punto perla. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare una maglia alta. Allora, vedete che si è formato con la maglia alta questo spazietto. Quindi che cosa faccio? Nella prima maglia, poi dalla seconda maglia in poi non si lavora così, quindi la prima maglia solamente. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spacchetto e prendo il filo e lo lascio in sospeso nell'uncinetto per 5 volte. Quindi 2, 3, 4, la quinta volta prendo il filo sull'uncinetto, giro intorno a tutta la maglia e vado a fare la quinta e chiudo tutto insieme, ok? E vado a fare una catenella per bloccare il lavoro. Vedete che si forma appunto il punto perla perfetto. Quindi prendo il filo sull'uncinetto e salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare il punto perla. Quindi faccio la maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto per 5 volte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutte insieme, faccio una catenella e abbiamo formato il secondo punto perla. Andiamo avanti. Salto una maglia di base, entro in quella successiva e faccio prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, passo attorno alla maglia, quindi lavoro sulla maglia appena fatta. Quindi prendo il filo, giro intorno alla maglia e prendo il filo per 5 volte, quindi rientro 2, rientro 3, rientro 4 e rientro 5. Chiudo tutte insieme e faccio una catenella. Quindi questo è il punto perla. Andiamo avanti per tutto il giro.
Allora, sono arrivata alla fine, mi rimane l'ultima maglia da saltare e vado nel primo punto perla. Qui in alto ci sono le 2 asoline, vedete? Quindi entro e vado a fare una maglia bassissima. Ci spostiamo al centro, vedete qui, tra un punto perla e l'altro ci spostiamo al centro con una maglia bassissima, ci alziamo con 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare una maglia alta, quindi 2 maglie alte, le 3 catenelle sostituiscono la maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, passo tra i punti perla al centro e vado a fare 2 maglie alte. Mi sposto al centro dei due punti perla e vado a fare 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, vedete, tra un punto perla e l'altro al centro, 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro. Allora, sono arrivata alla fine del giro, mi vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il secondo giro di punti perla, quindi il motivo si sviluppa in 2 righe, quindi punto perla e maglie alte. Adesso andiamo a ricominciare con il punto perla. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta. Qui si forma nella prima maglia solamente, andiamo a lavorare, vedete, in questo spazietto che si forma tra la catenella e la maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto, pesco il filo e lo lascio in sospeso per 4 volte, 2, 3 e 4. La quinta volta prendo il filo sull'uncinetto, prendo tutta la maglia compresa la catenella, quindi così giro intorno alla maglia e pesco il filo e chiudo, faccio una catenella e così abbiamo fatto il primo punto perla. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, passo, qui c'è la maglia alta, giro intorno alla maglia e faccio 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutte insieme e faccio una catenella. Quindi salto una maglia di base, vado in quella successiva e lavoro maglia alta e vado a fare 5 gettati. 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo tutte insieme, faccio una catenella. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi alla fine ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato il giro di punti perla, mi vado a chiudere nel primo punto perla. Qui in alto ci sono le 2 asoline e mi vado a chiudere qui con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima ci spostiamo al centro dei 2 punti perla e qui andiamo a fare il giro di maglie alte. A questo punto andiamo a fare un altro giro di maglie alte. Questa volta dobbiamo inserire un aumento e vado ad inserire, nel mio progetto originale ho inserito 28 aumenti. Faccio 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro e vado a fare maglia alta. Nel gruppo successivo, nello spazietto successivo, tra un punto perla e l'altro, vado a fare un aumento. Quindi a posto di 2 maglie alte ne vado a fare 3. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva, 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, spazietto successivo, 3 maglie alte, quindi alterno 2 maglie alte e 3 maglie alte, quindi inserisco 28 maglie. Terminato il giro mi sono andata a chiudere nella terza catenella iniziale, ho tagliato il filo e chiudo con un nodino.
A questo punto qui nel campione mi fermo a 2 righe di punti perla, perché è un campione, ma nel mio progetto originale io ho fatto 7 giri di punti perla e ho lavorato al quinto, vedete? Al quinto giro di punti perla io ho lavorato là. In questo caso vado a lavorare nella prima riga di punti perla. Quindi voltiamo il lavoro così e vado a piegare questa parte così. Qui vediamo che ci sono la maglia alta, punto perla, maglia alta, quindi io vado a lavorare nelle maglie alte ma prese dal rovescio, così. Quindi prendo il filo, l'uncinetto, e vado ad entrare, vedete qui c'è la maglia alta, giro il punto perla e vado ad entrare nella maglia alta così, e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle che valgono come prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta, passo, quindi salto il punto perla, vado nella maglia e vado a fare 2 maglie alte. Qui c'è il punto perla, la maglia alta, quella che abbiamo saltato, e vado a lavorare 2 maglie alte. Quindi entro qui, 2 maglie alte, 1 e 2, passo dall'altra parte, vedete, 2 punti alti, maglia alta, 2 punti alti, uno e 2. Qui c'è l'altra maglia alta, 1 e 2. Quindi continuiamo per tutto il giro. Allora, sono arrivata alla fine del giro, mi vado a chiudere nella prima maglia che ho fatto, quindi nella prima maglia alta, nella seconda catenella, con una maglia bassissima, ok? Quindi abbiamo fatto il giro di maglia alta. A questo punto andiamo a dividere per unire lo scalfo della manica. Nel mio progetto originale come scalfo della manica, ho lasciato 17 centimetri. Qui naturalmente un piccolo campione diviso per ricavare lo scalfo della manica. Quindi da questo momento in poi iniziamo le maglie mezze alte, quindi lavoreremo il nostro busto a maglia mezza alta e lavorati a spirale. Quindi faccio una catenella, rientro di nuovo, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia mezza alta. Continuo a lavorare le maglie mezze alte. Quindi sono arrivata al segnapunti, entro nel segnapunti e faccio una maglia mezza alta, passo dall'altra parte nel segnapunti, entro nel segnapunti, maglia mezza alta, e così ho unito lo scalfo della manica. Continuo a lavorare le maglie mezze alte fino ad arrivare al prossimo segnapunti. Entro nella maglia segnata dal segnapunti e vado a fare una maglia mezza alta, passo dall'altra parte, segnapunti, prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare una maglia mezza alta. Ok, è unito il secondo scalfo della manica e continuo a lavorare le maglie mezze alte. Sono arrivata alla fine, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia mezza alta e mi chiudo con una maglia mezza alta
e questa ce la segniamo. Quindi da questo momento in poi lavoreremo a spirale, tutti i giri a spirale. Quindi lavoro tutti i giri del mio maglioncino lavorati a spirale. Qui c'è la chiusura dello scalfo della manica, quindi al centro qui, quindi ho lavorato la maglia mezza alta, quindi al centro tra una maglia mezza alta e l'altra andiamo a fare una maglia mezza alta, quindi al centro, e poi lavoriamo tranquillamente. Quindi vedete, così non rimane il buchino, e continuiamo a lavorare le maglie mezze alte. Quindi andiamo avanti con i giri fin quando non raggiungiamo la nostra lunghezza desiderata. Vedete, qui ho raccolto le maglie e poi ho chiuso lo scalfo della manica e sono andata avanti, giri lavorati tutta a spirale per la lunghezza desiderata. Quindi continuiamo e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, a questo punto occupiamoci della manica. Quindi ho volto il lavoro, vedete, qui ci sono le maglie alte, quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie alte della manica. Entro nel primo spazietto e vado a fare maglia bassa e una catenella. Entro nella maglia e vado a fare maglia mezza alta, quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie della manica a mezza maglia alta. Sono arrivata alla fine e mi vado a chiudere nella prima maglia, nella maglia bassa e nella catenella con una maglia mezza alta, quindi entro direttamente nella catenella e vado a fare una maglia mezza alta. Questa ce la segniamo, quindi andiamo a fare tutti i giri che ci servono, quindi ci fermiamo a un certo punto perché qui questo pezzettino lo andiamo a fare con i punti perli. Quindi andiamo avanti con i giri, maglia mezza alta lavorati tutta a spirale, quindi andiamo a fare il giro, ci chiudiamo qui e ripartiamo con un nuovo giro. A questo punto, terminata la mia lunghezza, vado a fare il bordino, quindi riparto da questo punto, quindi mi vado a chiudere con una maglia bassissima e ripartiamo di nuovo con il motivo. Quindi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia alta, quindi ricominciamo il motivo. Quindi si è formato questo, vedete, questo spazietto, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto e vado a fare 1 2 2 3 e 4. La quinta, prendo il filo sull'uncinetto, passo tutto il punto e lo chiudo, e poi chiudo tutte insieme e faccio una catenella. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, vado a fare maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto e vado a girare intorno alla maglia per 5 volte, 3 4 5, chiudo tutte insieme, faccio una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia, passo in quella successiva, vado a fare maglia alta, 1 2 3 4 5, chiudo tutte insieme, faccio una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base, in quella successiva vado a ripetere tutto. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Arrivati alla fine ho fatto l'ultimo punto perla, ho una maglia da saltare, quindi mi vado a chiudere
nel punto perla, nel primo punto perla, qui nelle due asoline che ci sono in alto a punto perla, con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto tra i due punti perla, quindi tra un punto perla e l'altro andiamo a fare una maglia bassissima e ripartiamo con un nuovo giro. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, entro e ne vado a fare un'altra, passo nello spazietto successivo, 2 maglie alte, 1 e 2, spazietto successivo, 2 maglie alte. Quindi continuiamo per tutto il giro, ogni spazietto tra un punto perla e l'altro andiamo a fare 2 maglie alte. Sono arrivata alla fine, mi vado a chiudere nella prima maglia alta, cioè le 3 catenelle con una maglia bassissima. A questo punto iniziamo di nuovo il motivo, quindi mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare una maglia alta e qui vado a fare il punto perla, quindi entro nello spazietto, vado a fare 1 2 3 4 e la quinta la vado a prendere in tutta la maglia, quindi giro in tutta la maglia e vado a fare una maglia alta, faccio una catenella e riparto di nuovo con un nuovo giro, quindi salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare un punto perla, chiudo una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, 1 2 3 4 e 5. Allora andiamo avanti e lo facciamo per 3 volte, quindi 1, finiamo la seconda e poi andiamo a fare per la terza volta il punto perla e la nostra manica è completata. Per quanto riguarda le misure, io ho fatto 4 cm di elastico e in tutto il mio sprone misura 22 cm e l'altezza di tutto il mio maglioncino misura, ve lo dico subito, intorno ai 52 cm. Come larghezza del mio maglioncino io ho 37 cm. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.